danno il benvenuto nella loro famiglia. Se entrare a farne parte, beh, questo sta solamente a te deciderlo. ci sarà un incontro il 22 gennaio alle 16:30. L'unica regola che ti chiediamo di rispettare è E non aprire per alcuna ragione al mondo la busta che ti è stata consegnata. noi ti aspettiamo. Che fai, vieni? Perché non allargare gli orizzonti degli Horizons? Perché non condividere le nostre avventure in modo più concreto con ognuno di voi? Perché non iniziare a coinvolgere sempre più il nostro pubblico? E voi? Non avete voglia di unirvi? Il Project H sta per iniziare, ragazzi. Da quest'anno tutti potranno essere degli Horizons. Perché non allargare gli orizzonti degli Horizons? Gira tutto attorno a questa frase, no? E adesso vogliamo cercare di agguantare sempre più persone. Il primo anno direi che è andato abbastanza bene. Come primo anno, sai, ti butti nel vuoto in un ambito che non conosci, perché sì, bello viaggiare, però c'è tanto dietro, ricerca di dove vai, ricerca di quello che fai, tutta la post-produzione, quindi comunque è una cosa che ti assorbe tantissimo. Io ho iniziato a conoscere il mondo degli Horizon, i miei amici lo sanno che sono partito di viaggio e tutto, ho detto cazzo, mi piacerebbe creare una rete per chi è interessato a viaggiare, le vite rimangono le stesse, gli obiettivi di vita rimangono gli stessi, ma possono essere contornati da più viaggi quando si vuole, si ha l'occasione per viaggiare, quindi è nato poi da qua l'idea appunto delle buste, ci sono 15 buste per 15 mete. L'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di aprirle una per una e cercare di pianificare un pochino di più il viaggio, 23 al 25 aprile. Allora è uscito Portogallo-Lisbona. Germania, Foresta Nera. Svezia, Stoccolma. Bella! Non lo voglio più il Portogallo! Vi lanciamo la sfida di visitare tutto l'arcipelago e le sue particolarissime e coloratissime attrazioni. Un parco divertimenti affacciato sul Mar Baltico, stazioni metropolitane scavate nella roccia viva, una biblioteca circolare a gradoni e tantissimo altro. Che fate? Accettate? Minchia. Romania, Salina Tuta. Cechia, Moravia. brave. L'hai inventato, mettilo. Danimarca, Copenaghen, Malmö. Portogallo, Madeira. Si trovano proprio qui i trekking più belli d'Europa, tra cascate cristalline, umidissime foreste e altissime scarpate rocciose. Abbigliamento comodo e tanta voglia di scoprire l'isola a piedi. Non vi chiediamo altro, solo un po' di forza di volontà e spirito d'avventura. Olanda, Amsterdam. Spagna, Barcellona. Francia, Bordeaux. Norvegia, Oslo. Siete pronti a navigare nelle acque di una New York in miniatura affacciata sui fiordi norvegesi come dei veri vichinghi? E perché non rilassarsi anche dentro una sauna galleggiante nelle acque gelide del nord Europa? Magari tutto accompagnato da del buon salmone a chilometro zero. Che ne dite? Partiamo? Malta, il Popeye Village. Spagna, Valencia. Isole Canarie, Lanzarote. E come ultima destinazione abbiamo di nuovo la Francia con Mont Saint-Michel. Com'è che si dice? Scusi? Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel. Non è Michel. No! Adesso spagnolo, mi dispiace. Mont Saint-Michel. La fase 2. Vi daremo un foglietto con su l'elenco delle mete. Prendete una top 5, quindi le 5 mete che vi sono piaciute di più, quella che vi piace di più 5, 4, 3, 2, 1 la più scarsa. Dopodiché noi raccogliamo i fogli, faremo una media, il nostro voto vale leggermente di più, quindi il nostro voto potrà confermare o rivoluzionare la classifica e basta. Poi dopo verranno estratte le 3 mete più belle e qui ci sarà la fase 3 che vi spieghiamo dopo. E adesso passiamo alla fase di ballottaggio. Vi consegneremo questi piccoli passaporti in stile Horizons, all'interno del quale voterete la vostra preferita tra Stoccolma, Mont Saint-Michel, Bravo. Grazie e Oslo. Pari merito tra Oslo e Mont Saint-Michel. Quindi chi ha votato Stoccolma? Sì? Ma siete seri voi due? E niente, quindi alla fine di questa giornata abbastanza intensa di questo nostro meeting abbiamo definito la meta finale del nostro viaggio del 23-25 aprile. La meta è quindi Oslo. Se vi è piaciuto lasciate un like. Ma poteva andare tutto bene?
Ovvio che no. Diciamo che il gioco delle buste in sé ha funzionato. Mete plausibili ma senza valutare i costi dei voli soprattutto. E la seconda variabile è il fatto che molti di noi non sapevano se avevano disponibilità di ponte piuttosto che ferie e turni. Tant'è che la persona che aveva proposto Oslo tra le 15 mete non viene. Quindi abbiamo detto fermiamoci un attimo, vediamo, rivalutiamo un po' le questioni. Abbiamo deciso di cambiare meta che sarebbe rientrata nelle 3. Abbiamo visto che in realtà no, perché bella Andre, avevi invertito l'ordine dei tuoi punteggi. Questo non cambia molto le cose. L'unica che variava era Mont Saint-Michel, che diventa a questo punto la Foresta Nera col cambio dei punteggi. A sole 4 ore di macchina da Milano c'è una delle selve più pittoresche d'Europa, la Foresta Nera. Perché non iniziare a vivere la primavera in Germania scoprendo magici castelli in stile Disney, pasteggiando stinco, patate, birra e l'anonima torta Foresta Nera? è stato un entusiasmo generale perché essendo un on the road fino alla sera prima praticamente possono darci adesione o meno. Il senso di questo viaggio era avere partecipazione, avere nuove persone. Che senso aveva scegliere una meta che poi avrebbe escluso il 90% dei partecipanti? Quindi niente, riconcludiamo il video. Esatto. Se vi è piaciuto vi ricordiamo come sempre di lasciare un like, di seguirci su Instagram, di iscrivervi al nostro canale su YouTube. Ci vediamo ad aprile con il nostro viaggio nella Foresta Nera e al prossimo video. Bella raga.